Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Proseguo la serie di video sulla realizzazione di questo junk journal. Quindi abbiamo già fatto la copertina, preparato soltanto i fogli per gli inserti senza dare una disposizione o decorazione, e adesso andrò a realizzare le copertine per rivestire gli inserti. Alcune parti andrebbero cucite con la macchina da cucire, ma ho qualche leggero problema in questo periodo perché, avendo più anni di me, la mia macchina da cucire sulla carta ultimamente si rifiuta di collaborare, quindi andrò a fare il tutto a mano utilizzando una riga per avere dei punti più o meno diritti e un punteruolo, e con un bel laghetto di quelli belli resistenti e il lino, che è praticamente il materiale per la quale sto utilizzando in questo junk, andrò a cucire. Vi lascio alle immagini. Ho messo il biadesivo per rinforzare la cucitura, per paura che questo tipo di plastica, essendo molto sottile, andando a cucire mi si potesse strappare. Questo non è altro che questa bellissima plastichina delle mele, senza far pubblicità ovviamente, e quindi niente, vado a cucire. Prima copertina inserti fatta, vi spiego nel dettaglio. Il pluriball come stampo, una timbrata molto soft, sempre chiamando le bolle. Ho creato questa tasca in modo da avere l'effetto doppia tasca. Come vi dicevo all'inizio del video, ho cucito a mano, poi pagina di libro, ed ho creato questo collage che ho cucito invece di incollare, mantenendo
questo giochetto, che volendo per piccole cose si può sempre usare come taschina perché non cade. Non lo so, mi sembrava carino, poi ditemi voi nei commenti. Come vi ho già spiegato nel dettaglio, di un'ottima tasca. Questa pagina qua la lascerò così com'è perché è ottima nel caso in cui si vuole inserire, incollare qualcosa. È un ottimo sfondo da poter utilizzare in modo da non distruggere propri libri. Ultima parte invece, ho utilizzato il fondo del sacchetto che sto usando praticamente per questo junk. Non metterò altro sopra per poter eventualmente incollare qualcosa eccetera. Via con il secondo. Non mi sono resa conto che mi si è spenta praticamente la macchina fotografica quando ho realizzato questa pagina. Alla fine l'ho fatta diventare una tasca trasparente. Ho preso un sacchettino che ha fatto questa stampa incollata all'interno. Ho usato il nastro biadesivo tagliato su misura in modo che non trabordasse e ho messo il colore in polvere perlescente in modo da creare questo effetto tutto luccicoso, e questo è il risultato. Vi chiedo scusa. Andiamo con il retro. Questa prima parte che ho fatto non mi fa proprio impazzire, volevo lasciarla in bianco in modo da poter essere utilizzata per incollare su qualcosa, però poi provandolo nel junk onestamente non mi fa impazzire. Allora al momento lo lascio così, però probabilmente lo modifico creando una tasca verticale. Vado a fare questo. Non mi sono resa conto che mi si è spenta la fotocamera, quindi sono andata avanti col lavoro e non ho fatto le riprese. Comunque il risultato dell'ultima copertina è questa: pagina maxi mini tasca, all'interno 2 pagine fatte con la carta forno,
Qui invece ho praticamente messo una striscia di carta pacchi che ho decorato con delle timbrate. E il retro invece anche qui maxi tasca, con la particolarità di questa aletta che si apre in modo da poter sfruttare questo spazio, decorata in questo modo, molto easy. Nel prossimo video vedremo come rilegare tutti gli inserti alla copertina. Se questo video vi è piaciuto regalatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella in modo da non perdere nessuna prossima pubblicazione. Grazie per aver visto il video fino a questo punto e un bacio a tutti voi, ciao!